Buongiorno a tutti e benvenuti su IT Problem Solver, alla nuova puntata della nostra serie sull'intelligenza artificiale. Siamo alla settima puntata, come vedrete poi sulla slide. Oggi esploreremo due temi fondamentali: il deep learning, che ha rivoluzionato il panorama tecnologico, e la I-Forte, che è un sogno dell'intelligenza artificiale che possa realmente umorare l'intelligenza umana. Andiamo a vedere le slide e scopriremo come queste tecnologie stanno trasformando la nostra società e ci stanno portando in un futuro affascinante. Mi raccomando, restate fino alla fine se volete capire come funziona davvero l'intelligenza artificiale, e non rimanere solo dei semplici utilizzatori. Andiamo. Il deep learning è una delle innovazioni più rivoluzionarie dell'intelligenza artificiale di questi ultimi tempi. È stato ispirato dal funzionamento del nostro cervello, del cervello umano. Si basa su reti neurali profonde, capaci di apprendere schemi complessi da grandi quantità di dati. Grazie a questo approccio possiamo utilizzare tecnologie come il riconoscimento di immagini, le traduzioni automatiche e i sistemi di raccomandazione, che ormai sono integrati in molte grandi piattaforme per l'e-commerce e per la visione dei programmi in streaming. E quindi, a differenza delle reti neurali, della I debole, delle reti neurali non profonde che abbiamo visto in precedenza nella quinta puntata, che sono adatte per compiti specifici, in questo caso le reti neurali sono andate appunto, è stata un'evoluzione notevole dell'intelligenza artificiale. Al cuore del deep learning moderno troviamo i trasformatori, introdotti nel 2017 col celebre articolo Attention is all you need. Questo è un articolo, uno studio fatto dai ricercatori di Google, che appunto ha innovato questa innovazione tecnologica che ha rivoluzionato l'elaborazione del linguaggio naturale e molte applicazioni. I trasformatori appunto si basano su un meccanismo di attenzione, proprio come dice questa frase, e consente di identificare le parti più rilevanti di un input, di un testo, e di elaborarli in parallelo, rendendo i trasformatori estremamente efficienti e precisi. Praticamente traducono il nostro testo, diciamo, scritto da un umano, e lo rendono e lo caricano nella rete neurale per essere elaborato, ma in maniera che gli sia data l'attenzione giusta e possa essere elaborato in parallelo. Sono alla base su cui si costruiscono tutte le tecnologie avanzate, come i modelli di linguaggio di grandi dimensioni, il Large Language Model, che tutti ormai conosciamo, chi ha avuto pratica con l'intelligenza artificiale. Nessuno ha sentito, nessuno di noi penso abbia mai sentito, non abbia mai sentito parlare di ChatGPT, di Google Gemini, di Cloud AI e degli altri modelli di linguaggio dell'intelligenza artificiale odierni. Andiamo a vedere nella slide successiva e andiamo a introdurre questi Large Language Model, i modelli di linguaggio. Un passo fondamentale sono stati appunto un passo fondamentale dell'intelligenza artificiale, questi che sono stati proprio questi LLM. Questi modelli sfruttano reti neurali profonde e i trasformatori per comprendere e generare linguaggio naturale con una precisione straordinaria. Cioè non c'era mai stata una precisione così, sia nelle traduzioni, sia nel comprendere il testo, nel fare riassunti. Sono capaci di tradurre in testi, riassumere documenti e rispondere a domande complesse. Mi ricordo una volta che le traduzioni di Google 2 o 3 anni fa effettivamente facevano, prima di questa introduzione di questi trasformatori, facevano davvero ridere. Invece adesso sono diventati efficienti e le traduzioni cominciano a essere ben fatte. Gli LLM come GPT e BERT rappresentano oggi uno stato dell'arte dell'elaborazione del linguaggio naturale. Vi parlerò poi
nelle prossime slide di cosa sono questi modelli GPT e BERT, in cui ci focalizzeremo al momento. Non sono gli unici, però ci sono dei due più diffusi, Language Model adesso nel nostro panorama. Diciamo, di questi modelli GPT, che sta per Pre-trained Transformer, sviluppato da OpenAI, utilizza un'architettura unidirezionale che ha 175 miliardi di parametri. Possiamo immaginare che ogni neurone riceve 2, 3, 4, al massimo 4, 5 messaggi di input, e quindi ogni messaggio di ogni sinapsi che arriva sul neurone, come abbiamo visto nella puntata precedente, c'è un peso. Quindi in questa versione di GPT, questa GPT, ci sono 175 miliardi di parametri, quindi possiamo immaginare la complessità. È stata addestrata su 45 terabyte di dati, e la tecnologia su cui si basa ChatGPT. Chiaramente questi sono dati dimensionali noti dalla ChatGPT 3.5. Non sappiamo adesso quali sono, non sono noti i parametri dimensionali del ChatGPT 4 o 4, ma possiamo immaginare che sono ancora superiori a questi, chiaramente essendo diventata più complessa la rete neurale. BERT, creato da Google, sfrutta invece un approccio bidirezionale con 340 milioni di parametri, un po' di meno. Dal 2019 è integrato nel motore di ricerca di Google per migliorare la compressione delle query degli utenti. Infatti è proprio questo che consente a Google di dare una buona risposta alle nostre query. Questi due, poi non so se avete notato nelle ricerche di Google, oltre, oltre alla risposta viene data già una piccola soluzione alla nostra domanda che abbiamo fatto di ricerca, che questa è basata sulla I. Questi due modelli rappresentano approcci diversi ma complementari nel panorama dell'elaborazione del linguaggio naturale. Anche qui non sono note le dimensioni delle ultime versioni dell'intelligenza artificiale di Google, specialmente con l'uscita di Gemini 1 e poi di Gemini 2, ma possiamo immaginare che sono ben superiori ai 340 milioni di parametri. Però chiaramente un'architettura diversa, bidirezionale, quindi magari ha bisogno di meno parametri. Andremo a vedere l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale forte rappresenta un obiettivo di creare un'intelligenza artificiale capace di apprezzare, di ragionare, di adattarsi a qualsiasi compito. Si distingue dall'AI debole per la complessità e la grandezza delle reti neurali, progettate per simulare i processi cognitivi umani. Tuttavia, nonostante che ci siamo avvicinati un po' con questi modelli di linguaggio e l'AI forte, siamo ancora molto lontani dal raggiungere questo traguardo. Oggi ci troviamo ancora nella era dell'intelligenza artificiale debole. Gli LLM, anche se hanno fatto grandi progressi, non raggiungono ancora livelli in grado di sostituire gli esseri umani. Le reti neurali comunque non sono in grado di sostituire gli esseri umani, hanno bisogno prima di essere usati, di essere addestrati, dopo l'addestramento non imparano più durante l'utilizzo, anche se se danno, se danno delle risposte molto con una precisione stupefacente, bisogna sempre fare attenzione sulle risposte, l'allucinazione, gli eventuali errori, quindi ci va sempre, se si chiede una domanda su una traduzione in inglese, alla fine bisogna sempre controllare la traduzione comunque. Se si chiede una domanda tecnica su qualche problema di soluzione di problemi di computer, visto che quello di cui mi occupo, bisogna essere un esperto di questi problemi, capire se eventualmente la risposta non è stata corretta. Comunque le reti neurali non profonde rimangono comunque essenziali per applicazioni specifiche meno complesse, oppure
che devono girare su hardware limitati. Immaginiamo la domotica a tutti gli elettrodomestici che integrano funzioni al loro interno, dove all'interno ci sono dei chip meno potenti dei nostri smartphone, ma dove si possono o collegare a sistemi di intelligenza artificiale moderni oppure con alcuni sistemi, visto che questi chip si programmano in C, ma si può convertire una rete neurale in un programma C, esistono dei modelli appositi. Comunque dove si può arrivare? Questa è una domanda che guida la ricerca odierna. Dove siamo? Attualmente siamo nella I debole. E andando al riepilogo generale, siamo arrivati verso la fine, il viaggio con l'intelligenza artificiale, il nostro viaggio continua, ma siamo arrivati ai tempi nostri ormai. Il deep learning, i modelli di linguaggio hanno rivoluzionato ciò che possiamo fare con l'intelligenza artificiale generativa, ma il sogno della I forte pone delle sfide tecniche e filosofiche. Il futuro dipenderà dalle nostre capacità di superare questi ostacoli, di dover esplorare le nuove opportunità. Quindi siamo solo all'inizio, però c'è appunto da vedere da come verrà utilizzata questa intelligenza artificiale, questi nuovi sviluppi della I forte. Dipende da tutti, dagli esseri umani. Purtroppo queste scoperte, come tutte le scoperte umane, possono essere utilizzate per cose per fare del male, come per esempio immaginiamo le cose militari, e purtroppo a volte vengono usate per fare del male a altre persone. Per qualche motivo gli esseri umani non riescono a fare meno di fare la guerra, perché ci sono delle popolazioni che sono probabilmente più predisposte a questo e quindi lasciamo perdere questi problemi, quindi che non fanno parte proprio dell'argomento, però comunque dipende molto appunto da chi utilizzo se ne farà. Anche le altre sfide etiche sono quelle del lavoro, della sostituzione delle persone, che alcuni mestieri rischieranno di scomparire, però ne compariranno degli altri. Se immaginiamo andando nel passato, quando è comparsa l'automobile, c'erano molte persone che lavoravano nelle stalle per i vari cambi di cavalli, delle varie diligenze che dovevano viaggiare, cambiando i mezzi di trasporto, si sono convertiti poi a fare un altro lavoro. Anche allora ci sono state proteste contro questa nuova innovazione industriale, come adesso ci sono per questa nuova innovazione dell'intelligenza artificiale. L'importante è che venga controllata, infatti la comunità europea ha stabilito, con l'AI Act, ha stabilito delle regole ben precise. Comunque farò poi una puntata proprio sui problemi etici e vedremo in seguito. Sono arrivato alla fine, diciamo, tutte le immagini che avete visto nelle slide sono state realizzate appositamente per questa presentazione con la I generativa, che è quella che per generare le immagini, ispirandosi alle descrizioni tecniche date. Le fonti testuali includono materiale analizzato durante corsi universitari, MOOC, articoli tecnici e corsi specialistiche, e anche fatti presso l'Ordine degli Ingegneri di Torino. Questo dimostra quanto è vasto il panorama dell'intelligenza artificiale. Qua vi ho messo anche il link su Wikipedia all'articolo "Attention is all you need". Se volete dargli un'occhiata potete andare a vederlo. Ora torniamo a schermo intero, vi ringrazio a tutti per l'attenzione, grazie per averci seguiti e iscrivetevi al canale se questi contenuti vi interessano, se non volete perdere le prossime puntate e se volete rimanere aggiornati sia sull'intelligenza artificiale che sulla sicurezza, sulla cybersecurity e sugli altri temi sempre relativi alla tecnologia, all'IT che tratterò su questo canale. Ciao a tutti, arrivederci, ciao.